Oggi parliamo di un argomento con il quale ho a che vedere tutti i giorni: come vendere sui social senza mostrare la faccia. Se non mi conosci, io sono Olga Ciolvi, sono consulente di bellezza e sono anche team leader, cioè gestisco un mio team di consulenti ormai da tanto tempo, un grande team di consulenti a chi insegno a vendere online, non solo a vendere online, a vendere in qualsiasi modo, ma io sono una specialista in vendite online, lo faccio da tanto tempo perché mi piace tantissimo e quindi in questo video, visto che molte delle persone del mio team mi dicono che non si vogliono far vedere sui social, ma che vogliono vendere online, andiamo a vedere come si può fare. Se ti interessano tutti questi argomenti, quindi come lavorare da casa, come creare l'attività online e come creare il proprio business e aumentare le vendite, iscriviti al canale perché ti darò un sacco di consigli. E detto questo, iniziamo subito perché ti voglio dare 4 consigli per aiutarti a creare la tua attività online senza mostrare la faccia. Non so perché non vuole la persona mostrare la faccia. Io da quando l'ho fatto ho fatto il boom nelle vendite. Vabbè, comunque questo è un altro argomento. Capisco benissimo che ci sono molte persone che si vergognano. Ma la prima cosa che ti voglio dire prima di darti i consigli è che se noi vogliamo vendere online, dove dobbiamo andare a vendere online? Dove ci sono le persone? Dove ci sono le persone? Sui social. E quindi se tu non confronti a farti vedere, farai molta fatica a vendere, te lo dico già. Ma capisco bene la tua vergogna o magari hai un altro lavoro e non vuoi, insomma, che ti vedano che fai un secondo lavoro, insomma, possono essere milioni di situazioni per cui tu non vuoi che ti guardano. Quindi ecco il primo consiglio per poter iniziare la vendita online che secondo me questo ti piacerà. Vediamo se è così. Allora, il primo consiglio è: crea un avatar che puoi utilizzare per sostituirti. Che cos'è un avatar? Un avatar può essere una persona fittizia che potrebbe essere benissimo in formato, come si dice, in formato comico, in formato divertente, in formato grafico. Hai presente le, tipo le, come si chiamano quelle che tu leggi, che ci sono tutti i disegnini delle persone? Insomma, adesso non me lo ricordo perché il mio italiano mi tradisce, il mio spagnolo italiano mi tradisce sempre. Comunque, creare un avatar è una sostituzione perfetta perché non solo perché crea qualcosa di divertente con il quale le persone ti possono identificare, sino che ti evita di mostrarti. Per esempio, se tu vai in Canva, anche nella versione gratuita, e tu scrivi avatar, ti compaiono un sacco di avatar, un sacco di personaggi che tu puoi utilizzare. Sono personaggi tipo disegno, e bueno, ci sono anche altri tipi, no? Però insomma, vai a guardare perché troverai un sacco di avatar e quindi tu quello che puoi fare è impostare tutta la tua attività online utilizzando un avatar. Così le persone non ti identificano a te, quindi non vedono la tua faccia, ma in qualche modo identificheranno il tuo lavoro con quel avatar. Quindi quello lo puoi usare tantissimo. Il secondo consiglio che ti voglio dare è che devi per forza, accumulare contatti. Nelle vendite online, cioè io ho tante consulenti nel team che vogliono vendere online, che si iscrivono perché vogliono fare il boom con le vendite online e pensano che solo per il fatto di che abbiamo uno shop online già pronto da poter utilizzare, gratuito, eccetera, venderanno un sacco. E non è così perché le persone non è che per il fatto di aprire uno shop online le persone sono già pronte a comprare. Se tu non hai una strategia precisa, non riuscirai mai a vendere. È molto più facile vendere di persona che online. Vendere di persona, parli con la persona, magari c'hai delle amiche o conoscenti, così via, è molto più facile che quelle persone ti comprano. Invece sull'online che non ti conoscono, è difficile, anche perché c'è una concorrenza impressionante, no? Quindi è molto più difficile. Quindi è l'unico modo di poter iniziare a avere vendite online significative è che tu hai un sistema, devi trovare il tuo sistema per avere sempre nuovi contatti e costantemente nuovi contatti, quindi devi accumulare i dati dei tuoi contatti, quindi il numero di telefono e l'email, perché così dopo tu puoi continuare a contattare i tuoi contatti per offrire le tue offerte, i tuoi sconti, spiegare i tuoi prodotti e tutti quanto. Non ti compreranno direttamente così che tu metti qualcosa tipo una immagine con una foto bellissima, un prodotto bellissimo e ti comprano. Se fosse così sarebbe perché tu hai già una strategia, i tuoi clienti ti conoscono già e se tu quando fai quello, visto che magari ti hanno comprato già in passato, inserisci il link per comprare, è probabile che ti arrivano le vendite da lì, però dovresti già avere una strategia
è una lista dei contatti di persone che ti conoscono, che ti seguono sui social e così quando tu fai un'offerta ti comprano. Quindi la prima fase è quella fase, bueno, la prima fase è la base proprio, senza quello non venderai mai niente, te lo dico già, lo vedo tanto in le mie persone. Quindi è accumulare contatti, dovresti avere tantissimi contatti per avere un numero di vendite online significative. Quindi crea una strategia. Io per esempio utilizzo sempre i campioncini, nella mia azienda ne abbiamo una montagna di campioncini diversi e io uso quello per far provare i prodotti ai clienti, ai futuri clienti o possibili clienti e quindi io invio tanti campioncini per posta insieme al catalogo, eccetera, perché così è il modo in cui io ottengo nuovi contatti interessati a provare i prodotti che poi io dopo continuo a contattare tramite email e tramite messaggi WhatsApp ed è così che saltano fuori le vendite. Quindi questo è il sistema che utilizzo io. Quindi trova qualcosa che tu puoi offrire ai tuoi contatti per far sì che loro ti diano il suo numero di telefono o il suo email, perché se no non te lo danno, perché te lo devono dare così, no? Deve essere che sono interessati a qualcosa. Quindi questo è il secondo consiglio. Trova la strategia per far sì che i tuoi contatti, che la persona che ti guardano ti chiedano l'email e il numero di telefono, o tutte e due o uno dei due, vedi tu come vuoi fare l'attività. E il consiglio numero 3 è ovvio, cioè tu puoi fare un sacco di video senza mostrarti, non è necessario che ti fai vedere, puoi far vedere le tue manine che insomma che sfogliano qualcosa o che provano qualcosa o se vendi cosmetici puoi far vedere i colori sulla mano, cioè puoi fare dei video, ci sono oggigiorno ci sono così tanti video in Instagram, in TikTok e dappertutto, dai quali tu puoi trarre ispirazione e puoi vedere come fare e poi, non dico copiare alla lettera, no, però sì, ispirarti per creare il tuo contenuto personale. Poi utilizza l'avatar e vedrai che così riuscirai a, insomma, a ottenere sempre più follower e sempre più persone che ti seguono, ma non perdere di vista il fatto che devi trovare la strategia per avere contatti, quindi persone che ti contattano, che ti chiedono qualcosa, che ti danno l'email, il numero di telefono per poter ricevere qualcosa a cambio. Se tu ti dedichi solo a pubblicare, pubblicare, pubblicare e non stai ottenendo nuovi contatti, quindi l'email, e non stai creando relazioni, il rapporto, conoscendo persone, non venderai mai, perché a chi vendi, no? È un po', una volta ho messo un esempio, però mi sembra un esempio molto indovinato. Tu immagina che, non lo so, un negozio di vestiti o quello che sia, nuovo in una strada, è una strada molto trafficata dove passano tantissime persone e la proprietaria ha creato una vetrina bellissima con dei vestiti meravigliosi, almeno pensa lei, stupendi, meravigliosi, che dice wow, qua passerà la gente e mi comprerà un sacco. E invece non entra nessuno nel suo negozio. Passano davanti la vetrina, passa tanta gente ma non entra. Quindi vuol dire che per il fatto di aver messo una vetrina bella, non vuol dire che le persone già interessate a comprare, devi creare qualcosa per far sì che la persona entri nel negozio a chiederti i prezzi, a chiederti qualcosa, a provarsi i vestiti, qualche cosa, devi creare il rapporto con le persone perché se no le vendite non saltano fuori, cioè non ci sono. Quindi è un po', guarda, c'è un altro esempio che mi piace tantissimo che a volte lo uso con le mie ragazze, con le ragazze del team che io spiego che tipo io sono di Barcellona, io sono spagnola e sono di Barcellona. A Barcellona c'è una strada, una via molto grande, molto turistica che si chiama la Ramblas, che è molto grande e lì ci sono un sacco di bueno, turisti tutto l'anno. È una strada enorme che collega il ponte, ossia il mare con il centro di Barcellona, quindi da lì passano tantissime persone, che ci sono un sacco di negozi, ci sono persone che ti mostrano delle cose per strada, che fanno i mimo, che fanno, bueno, un sacco. Se non sei mai andata a Barcellona, vai perché ti piacerà. E lì ci sono un sacco di ristoranti per i turisti, bueno, non solo per i turisti, per, insomma per i turisti, no? E quindi sono uno dietro l'altro in tutta la strada, no? Tanti ristoranti. Allora, come fanno le persone di questo ristorante a attirare le persone dentro? Perché le persone passano, ma sai, passano, sono tanti, no? Allora al ristorante le interessa che le persone entrino sul ristorante. Allora, quello che fanno è che
fuori del ristorante sulla porta c'è sempre qualcuno simpatico, carinissimo, divertentissimo, che ti assale quasi dicendo entra che abbiamo questo, che ti faccio questo regalo, che questo è il menù, che tu sei carinissima e devi entrare a mangiare con noi, non lo so, ti dicono delle cose così. E quindi tu sei così divertente, sei così, non lo so, che ti piace, questo lo fanno bene, non è che ti accosano lì, no, no, è una cosa carina, che tu almeno metti l'attenzione in quel ristorante, ci guardi e se avevi qualche dubbio di dove andare a mangiare o se stavi cercando un ristorante, dove entri? Entri lì. Quindi, questo per dirti che anche nelle vendite online funziona lo stesso, che non è che tu devi avere solo la vetrina e fare i social bellissimi, anche senza mostrarti con video dove fai vedere, non lo so, nelle mani, come provi i prodotti, come spacchetti i prodotti, gli spacchettamenti sono una meraviglia, piacciono tantissimo. No, devi trovare qualcosa che collega le persone che ti guardano a te, quindi che ti chiedono qualcosa, che fa sì che si mettono in contatto con te. Quindi questo è quello che tu dovresti monitorare, perché se nessuno ti sta contattando e stai pubblicando qualcosa e stai utilizzando i social, dopo dirai che sui social non si vende. Non è vero, perché io vendo tanto sui social, è che non hai creato il rapporto con i tuoi contatti. E poi l'ultimo consiglio che ti voglio dare, che è molto semplice e molto banale anche questo, è che puoi creare un sacco di contenuti sui social che siano spiegativi, no? Con delle piccole frasi motivazionali o educazionali o divertenti o insomma dove spieghi qualcosa di formazione, eccetera. Però deve essere qualcosa di divertente, no? Qualcosa che stacchi, no? Che la gente dica che cos'è questa, no? Con delle frasi impattanti all'inizio. Ricordate che i primi 3 secondi sono la parte più importante, no? Se no le persone continuano a scorrere il telefono, almeno io faccio sempre così. Quindi se in 3 minuti, no, se in 3 secondi non hai catturato l'attenzione della persona che ti guarda, la persona va avanti. Quindi crea qualcosa di molto impattante. Possono essere delle informazioni, degli aneddoti, delle favole, qualunque cosa. Utilizza ChatGPT se non lo stai ancora facendo. Io lo utilizzo per tutto. Cioè, la cosa che non può sostituire ChatGPT è il tuo cervello, le tue idee, le tue anzi te non lo potrà sostituire mai, ma se tu lo utilizzi per creare o per mettere per iscritto quello che hai qua e darle la tua propria personalità, guarda, tu non hai idea la quantità di cose che potresti fare, ma all'infinito, se no provaci, cioè basta che tu gli dici a ChatGPT, io sono bla bla bla, mi occupo di questo, 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 voglio creare un post su Facebook, su Instagram, quello che sia, con una piccola frase di impatto su questo argomento. Per favore, creami un testo con 2 o 3 frasi, quello che vuoi tu, dove con un tono divertente o con un tono un po' diverso di impatto e con una frase iniziale molto di impatto per far sì che le persone mi seguano e attirare sempre più follower e che poi mi contattino. Insomma, inventate quello che vuoi, chiedile quello che vuoi, perché ChatGPT è lì per te e se tu lo sai sfruttare, non solo ti toglierà un sacco di lavoro, sino che ti darà un sacco di idee, ma proprio un sacco. Io lo uso ogni giorno, se non entro 5, 6, 7 volte in ChatGPT, se non di più, perché a volte ho fatto delle grandi strategie per il mio team utilizzando ChatGPT e mi risparmia un sacco di lavoro. Anche i messaggi WhatsApp che invio al team li faccio con ChatGPT, le dico creami un messaggio carino dove spieghi questo, 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 questo. Me lo crea, io dico wow, io non l'avrei fatto meglio. Quindi questi sono i miei consigli per te. Io penso che se vuoi utilizzare i social senza mostrarti, lo puoi fare, serve molta pazienza, serve molta creatività, serve fare qualcosa di diverso, di impattante e soprattutto ti serve creare il contatto e il rapporto tra le persone che ti seguono e te, perché se no le vendite non escono. Quindi questa è la mia esperienza. Bene, allora questo è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!